C'è un negozio in Soho Row a Londra, via famosa per le sue sartorie, che vanta una storia di quasi 2 secoli, essendo stato fondato nel 1849, anche se le sue radici possono essere fatte risalire addirittura al 1809. Il negozio si chiama Huntsman Son, o comunemente chiamato Huntsman di Soho Row, ed è l'ispirazione per la creazione dell'estetica del negozio della serie Kingsman di Matthew Vaughn. Cosa dite? Torniamo a fare visita al negozio Soho Row e vedere com'è nata l'agenzia? Alzi la mano chiami What If, soprattutto quelli ambientati in un'epoca affascinante come l'inizio del Novecento, con ancora gli strascichi di un'eleganza vittoriana che influenzano un certo tipo di immaginario, di cui sono ricchi i romanzi pulp del secolo scorso. Pulp, il vero pulp, non quello che la gente confonde con Tarantino, che non c'entra un E questo prequel di Kingsman The Secret Service è al 100% un film pulp. Immagino che abbiate visto Kingsman The Secret Service del 2014, sempre opera di Matthew Vaughn, e abbiate rimosso in fretta, come me, quello sceno secondo capitolo ambientato tra gli Yankee. Vacca boia, The Golden Circle è tutto ciò che non vorrei vedere in un sequel. Ma torniamo a questo The Kingsman, titolo che potrebbe in effetti creare qualche confusione, vista l'evidente somiglianza con il film del 2014, di cui questo è una sorta di prequel. The Kingsman infatti ci parla di come l'agenzia che vediamo nel 2014 sia nata su una struttura già esistente, composta da spie più insospettabili ma altamente efficienti, a servitù dei palazzi del potere o nelle case della nobiltà. Questa organizzazione, creata e tenuta insieme dal duca di Oxford, interpretato da Ray Fiennes, tiene sotto controllo i venti di guerra che soffiano verso l'Europa. Guerra che potrebbe scoppiare da un momento all'altro sfruttando il minimo casus belli che si presenti all'occasione. E quali sarebbero i fronti da cui si potrebbe sviluppare il conflitto? Beh, al centro di tutto ci sono tre cugini, Re Giorgio V, il Kaiser Guglielmo II e lo zar Nicola II, tre cugini che provano sentimenti contrastanti tra loro e di cui il Kaiser è il più pericoloso, covando risentimento verso i cugini fin dall'infanzia. E come tutti i what if che si rispettino, gli eventi storici vengono sfruttati e in parte riadattati per ragioni narrative, ma sono presenti. Quindi, e non ditemi che è uno spoiler, la guerra scoppierà in seguito all'assassinio a Sarajevo dell'arciduca Francesco Ferdinando, architettato, e qui entra in gioco il what if, da un'altra organizzazione di cui fanno parte personaggi storici che sono entrati nel mito, come Rasputin e Mata Hari. Potrà la Kingsman, che ancora non si chiama Kingsman, aiutare a risolvere il conflitto influenzando a sua volta la politica estera, ma anche combattendo sul campo? Ed eccoci qui, con un film che mantiene ciò che ha promesso, 2 ore di puro escapismo, anche se ambientato nel mondo reale, in un passato che sembra distante ma che ha appena 100 anni e che in fondo è così vicino a noi. Anche noi italiani. La prima guerra mondiale si è combattuta anche qui, no? E Kingsman riesce a recuperare lo spirito giocoso, avventuroso, a volte drammatico del film del 2014, con una rosa di attori che interpretano magistralmente i propri ruoli. Sono i britannici, avevate dei dubbi? Quindi, oltre a Ray Fiennes, che è sempre una garanzia, Gemma Arterton, che è una delle più versatili attrici inglesi, abbiamo un mastodontico Rasputin interpretato dal gallese Rhys Ifans. E Rasputin, sarei pronto a scommetterci, era il personaggio che tutti attendevamo. Io di sicuro. E non delude, con citazioni che riprendono direttamente il suo assassinio, quello storico, quello reale, insomma. Lo sapete che Rasputin è morto, vero? Ma oltre ad essere un film di spie contro spie di questi proto-Kingsmen che cercano prima di sventare un conflitto, ahimè, successivamente scoppiato, in seguito di far entrare in guerra anche gli Stati Uniti per concludere in fretta, The Kingsman è una storia di un padre che ama il proprio figlio e che cerca di proteggerlo tenendolo accanto a sé, dopo che ha visto morire la propria moglie a causa della guerra, in quel caso della guerra boera. Siamo ancora capaci di apprezzare una sincera storia che racconta il rapporto non sempre perfetto tra un padre preoccupato e un figlio inquieto? Siamo ancora capaci di accettare che esistano personaggi così, quando ormai sembra che tutta Hollywood ce li voglia far passare come concettualmente datati? Non so, io credo davvero che la parte tra il duca di Oxford e il figlio sia importante e centrale per tutta la storia, e che sia una sorta di perno su cui ruotano tutte le vicende, e che poi si rivelerà la motivazione per dare al duca l'input decisivo per fondare definitivamente l'agenzia Kingsman. Mi pare di capire che le opinioni si dividono, come spesso succede in questi casi, quando un film fa il suo mestiere intrattenendo il pubblico, dandoci, come dicevo prima, qualche sana dose di what if su vicende realmente accadute, regalandoci umorismo, azione e anche qualche momento toccante, ma non cerca in nessun modo di fare la predica al pubblico, inserendo magari delle tematiche del post 2015 in un'ambientazione di circa 100 anni prima. Sarebbe strano, sarebbe alienante vedere la società del 1915 affrontare e discutere su problematiche del 2015. Sbaglio? Eppure anche in questo caso vedo che il metodo di paragone è sempre quello e si usano parametri moderni per criticare qualsiasi prodotto che non risponde ai requisiti richiesti.
E mi pare che Vaughn qualche piccolo sforzo per accontentare un certo pubblico l'abbia fatto inserendo il personaggio di Shola o integrando nell'organizzazione e la rosa dei protagonisti Polly, ma sembra non basti mai e si vorrebbe spingere di più sull'acceleratore per rendere più standard anche film come questo. Posso dire invece che Kingsman è un piacevole film, una ventata di aria fresca di 2 ore che passano senza annoiare grazie ai suoi riferimenti storici, ai personaggi ottimamente caratterizzati e scritti, alla regia frizzante, ai momenti di divertimento e quelli più toccanti. Fatevi un favore e guardatelo. Sul serio, quando abbiamo deciso di svendere il nostro bisogno gusto per il divertimento e le buone storie per un mondo artificiale standardizzato? Quando è successo? Ehi Greg, maledetto disinformato cinefilo da 4 lire, non ti smentisci mai. Questo film è soltanto un giocattolone per bambinoni come te, misogini e razzisti, e scommetto che sta piacendo soprattutto a quelli di destra, perché è discutibile che sia carico di mascolinità tossica e di una visione del mondo in cui le donne non hanno il posto e devono stare zitte e buone in cucina. Quelli come te devono imparare ad accettare che il mondo sta cambiando e che i film devono contenere messaggi di inclusività e... Ti rispondo in 5 parole. Non hai visto il film. Ma non è il tempo, non è il luogo per parlarne. Cali il sipario, si accendono le luci e usciamo dalla sala.